Quando ci approcciamo per la prima volta ad Elden Ring, arriviamo attraversando un'ampia introduzione e morendo alla cappella dell'attesa. Risaliamo poi la caverna della conoscenza, dove il nostro senza luce rinviene dopo la prima morte. Arrivati al primo grande scorcio di open world dopo il cimitero, il giocatore è messo davanti ad un mondo vasto e pieno di segreti. Eppure, anche se non tutti si dirigono nelle stesse esatte posizioni, quando arriviamo a Sepolcride la situazione è chiara e, esplorazione a parte, sappiamo dove il gioco ci sta implicitamente indirizzando e cosa ci sta narrando già da questi primi minuti. Ma come ha fatto From Software a progettare questi primi momenti nell'open world in modo così accurato? In questa nuova serie di video, che ho deciso di chiamare Build and Break, giocheremo, analizzeremo e riprodurremo le composizioni, gli shot e gli spezzoni di livelli di giochi per imparare e mostrare possibili workflow dietro la loro costruzione. Che tu sia un videogiocatore, un developer o designer, in questa serie entreremo nel vivo del mondo pratico del level design, mettendoci nei panni di designer e ricostruendo i loro passi, pezzetto per pezzetto. Io sono Alessia, game e level designer, e su questo canale parliamo proprio di videogiochi e di come vengono creati. Oggi in particolare parliamo di Elden Ring. Parliamo in particolare di Sepolcride, la prima area del gioco, quella in cui vieni scaricato dopo il prologo senza quasi nessuna spiegazione apparente. E parliamo di un problema che From Software si è trovata ad affrontare in modo molto più serio rispetto a qualunque loro gioco precedente. Elden Ring è un open world, potremmo dire, classico. Fin da Dark Souls la struttura dei loro giochi è sempre stata molto aperta, con gating e limitazioni di vario tipo e con una progressione e struttura base lineare che però offriva molta libertà, specialmente per i player più veterani che conoscono già le location. Elden Ring è però un open world in senso classico e moderno, diciamo, una vasta superficie di gioco che nasconde non solo punti di interesse, ma anche segreti, livelli sotterranei, zone nascoste, zone con requirements e gating precisi, dungeon e catacombe. Il problema di design sorge nel momento in cui passiamo da una struttura aperta ma con una forte linearità a questo. Come guidi un giocatore in uno spazio aperto senza togliergli la sensazione di libertà? Per guida intendiamo proprio la comunicazione di game design e di narrativa su quelli che sono gli obiettivi di gioco e la comunicazione degli elementi che vede proprio a schermo il giocatore. La realtà dei fatti, come capiremo tra poco, è che la comunicazione di un Dark Souls non è poi così diversa da quella di un Elden Ring. From Software infatti ha sempre giocato sui suoi punti di forza. Invece di utilizzare un mondo ampio con zone concatenate in modo geograficamente più naturale, se vogliamo, ha deciso di creare una struttura lineare ad aree, senza ovviamente farsi malcane zone opzionali, zone con gating, eccetera. Questa struttura del mondo ha permesso di fargli fare ciò che sanno fare meglio, creare foreshadowing e anticipazione sulle prossime aree di gioco e sui prossimi dungeon. Guidare quindi significa indirizzare. Libertà lato game design significa avere agency, la possibilità di interagire con l'ambiente di gioco con una serie di scelte. Se guidi troppo il giocatore si sente preso per mano, chiaramente. Se lo guidi troppo poco, invece, non c'è nessuna comunicazione su quella che è la narrativa, gli obiettivi e la comunicazione degli elementi di gioco e quindi ci si perde oppure ci si annoia. La soluzione alla From Software da giocatori la conosciamo. Il mondo è talmente ben creato che comunica molto bene con noi. Ma come lo fa? Lato level design, questa si chiama guidance visiva. Mentre mi metto nei panni dei developer e cerco di iniziare a fare quello che è un blockout della struttura base di questo primo shot di Sepolcride, vi spiego, lato level design, la guidance visiva. La guidance visiva è il sistema con cui un level designer comunica al giocatore dove andare e cosa fare, usando esclusivamente elementi dello spazio. In particolare in questo primo shot notiamo points of interest, quindi elementi di interesse che possono essere architetturali, ma anche naturali, e hanno una prerogativa proprio di suscitare interesse per una questione di forme, strutture molto riconoscibili e un color coding e contrasto artistico. Ho iniziato a ricostruire i primi minuti di Sepolcride in Unreal Engine 5 usando solamente geometria grezza, quello che in level design viene chiamato blockout, o ancora più precisamente rough blockout, dove le forme e le zone sono ridotte a volumi di gioco con colori che mostrano la loro funzione nello spazio per il giocatore. Si tratta quindi della corrispondente, diciamo, in engine di un bozzetto super iniziale di uno storyboard, per fare una sorta di parallelismo. Questa parte iniziale già ci dice che i primi momenti a Sepolcride sono stati progettati per essere posizionati esattamente davanti ai primi point of interest, e viceversa.
Gli elementi principali della regione sono stati progettati proprio lato world design per essere sopraelevati ed estremamente visibili e predominanti, in modo da appunto dominare la comunicazione narrativa e dell'open world fin dai primi istanti, specialmente quando ci si avvicina a una delle prime grazie e poi successivamente alla prima chiesa. Se dovessi tirare a indovinare, direi che appunto Sepolcride è stata progettata per prima con in mente proprio le altezze dei vari livelli, delle varie superfici in relazione a questo shot iniziale, ma anche in relazione al fatto che avere questi punti di interesse sempre fissi e sempre appunto più sopraelevati ritorna molto molto comodo in vari punti della regione per guardare e riconoscere subito questi punti di interesse dovunque ci si trovi, in diversi punti della mappa o addirittura dovunque ci si trovi. Alcuni elementi fondamentali e passaggi lato level design che si possono, ricostruire guardando questa piccola sezione iniziale sono i seguenti. L'utilizzo delle leading lines. Ogni livello infatti è pieno di, ogni superficie è piena di linee implicite, il bordo della scogliera, la strada, il profilo dei tetti, le file degli alberi. Questo crea una forte sovrapposizione di layer che porta l'occhio automaticamente verso i punti di interesse maggiori. Il cervello le segue appunto in automatico senza che il giocatore se ne accorga particolarmente, ovviamente se non sta ad analizzare. In Sepolcride le rovine sono disposte in modo da creare corridoi visivi naturali che appunto creano la composizione della scena. I volumi si inclinano e si restringono come a indicare i punti di interesse e i punti particolarmente narrativi o importanti e spaccature nella superficie o scogliere. Questo è visibile sia nelle grandi leading lines ma anche in altre piccole cose come l'inclinazione del terreno e delle colonne. Le leading lines, per semplificare, sono quindi linee che vengono utilizzate lato composizione per creare una certa attenzione verso un soggetto. I soggetti vengono, si dice quindi, messi in framing. Le rovine di Sepolcride non sono sparpagliate a caso, formano archi, finestre, cornici naturali e dentro ogni cornice c'è qualcosa di interessante. Si tratta quindi di composizione abbastanza cinematografica applicata al level design. Se si utilizza il framing, come per esempio vedremo nella sezione della chiesa, si può notare come venga utilizzato proprio come linguaggio per rappresentare e dire al giocatore che qui c'è qualcosa di molto molto importante che un giorno vedrai e che ti ritroverai ad esplorare. Le forme rotonde contro gli spigoli sono molto molto interessanti e sono un principio di base del linguaggio visivo. Ne abbiamo parlato in altre istanze su questo canale, quindi non mi dilungherò oltre, ma generalmente le forme tondeggianti comunicano sicurezza, accessibilità e gli spigoli acuti comunicano pericolo, blocco, chiusura e danno. Nei Souls l'uso delle forme è molto usato sia per quanto riguarda i design dei nemici ma anche molto per quanto riguarda le architetture. Questo infatti è un po' meno visibile e quasi non visibile nel Blockout, in cui lavoriamo principalmente a volumi, ma è un lavoro che viene fatto principalmente in fase artistica, di concettualizzazione della strutturazione e caratterizzazione delle architetture, dei nemici, eccetera, ed è un lavoro che va fatto in concomitanza con il level design e la parte artistica. Tutto questo insieme quindi costituisce la grammatica di base della guidance che possiamo vedere in questa prima parte di Sepolcride. Ma c'è un altro problema o un altro scoglio che probabilmente i designer si sono trovati a risolvere. Cosa sta vedendo il giocatore? Come indirizziamo veramente l'attenzione narrativa in un open world così vasto, senza limitare il giocatore e utilizzando la guidance, ma senza nemmeno farlo sentire appunto alla mercé di questi 5 punti di interesse diversi. I punti di interesse sono tali solamente se il giocatore riesce a riconoscere a prima vista, dei safe space, degli elementi di esplorazione e il significato di questi point of interest. Questo perché se poniamo davanti al giocatore qualcosa di interagibile, per esempio un colore diverso o un focus particolare su un elemento, egli sarà attirato dalla composizione che abbiamo creato e seguirà il percorso scelto. Nel caso di Elden Ring il giocatore può ovviamente anche fare una diversione, un'esplorazione per poi tornare sui suoi passi, ma sicuramente noterà e comprenderà l'importanza di elementi come la grazia, come gli NPC, il loot e le chiese, tutti elementi che sono inseriti fin dal primo shot di Sepolcride, proprio per comunicare al giocatore cosa sono e l'importanza che hanno all'interno del gioco.
Quando si parla di level design molto spesso si tende a pensare che semplicemente sia il design dell'ambiente di gioco semplice, delle architetture, eccetera. No, si tratta anche di progettare ciò che il giocatore incontra, l'ordine in cui questo avviene e quindi di creare una sorta di quello che in gergo viene chiamato pacing, ritmo di gioco. In questa prima fase del The Ring per i designer era molto importante creare un pacing iniziale che da un lato ti ponesse davanti un nemico molto visibile e prominente, ma dall'altra parte ti desse tutti gli strumenti per comprendere quali sono le prime azioni safe, non solo comprendere i primi elementi di gioco come la grazia, ma anche proprio per trovare conforto, trovare dei primi NPC ed esplorare le prime meccaniche di gioco. Questi elementi diventano impattanti solo se hanno due cose: il contrasto cromatico, l'erba verde del prato contro la pietra grigia delle rovine, la luce calda della grazia. Il giocatore viene attirato dai punti di contrasto. In Blockout usiamo non necessariamente i colori che poi si vedranno nel gioco perché sono decisi da un punto di vista artistico, ma diamo indicazioni su quelli che devono essere i contrasti cromatici e il color coding, potremmo dire, quindi il significato simbolico che hanno i colori, perché il giocatore deve essere addestrato inconsciamente a riconoscere un determinato elemento fin dall'inizio. Proprio per questo motivo la seconda cosa molto importante è l'identificazione narrativa dei colori e delle forme fin dai primi momenti. Nelle prime fasi di gioco il contesto narrativo e la narrazione modificano e impattano il giocatore su tutta la partita. Se ad inizio gioco impariamo che appunto il rosso è legato principalmente all'arcano, al sangue, ma anche a Mog e al suo principato, guarderemo con luce diversa tutti gli elementi con quel colore. Se già dall'introduzione, da questo primo shot, siamo portati a guardare alla grazia come il principale falò del gioco, punto di salvataggio e porto sicuro, ogni volta che vedremo fasci gialli che ci guidano saremo inevitabilmente guidati e portati a prestare attenzione ad essi con l'ottica che sarà un safe space. Per metterci nei panni degli sviluppatori, possiamo quindi pensare alla fase di design come ad una bozza. Non abbiamo necessariamente gli asset già pronti con il loro material texture, ma abbiamo il world design generale, l'identificazione narrativa delle componenti di gioco e un'idea di come vogliamo comunicare i primi momenti senza prendere per mano, ma anche senza lasciare il giocatore senza riferimenti o informazioni. Il modo in cui Elden Ring riesce a guidare l'occhio fin dai primi momenti di gioco, come vi spiegavo prima, creando un percorso naturale dell'occhio del giocatore, è tramite il Golden Path e il landmarking, ma una cosa alla volta. L'albero madre non è solo un elemento estetico, è la stella polare dei giocatori, un po' come il monolite di Expedition 33. Indica il nostro obiettivo finale, talmente lontano che sappiamo ci vorrà un bel po' per raggiungerlo. A differenza di Expedition, però, è spesso visibile quando esploriamo sulla superficie ed utilizza un color coding molto chiaro, quello della grazia proprio, ma nel frattempo è lì, un landmark a ricordarci l'obiettivo narrativo e di gioco, in cui un giorno ci ritroveremo a combattere. Da Sepolcride in particolare puoi vederlo quasi in ogni posizione sulla superficie, chiaramente. La mappa funzionerebbe comunque per un suo level design, diciamo, ma l'albero madre non solo aggiunge un tocco estetico e narrativo, ma è anche un indicatore visivo sempre presente per orientarsi all'interno del mondo di gioco. From Software inquadra deliberatamente l'albero madre nella visuale del giocatore nei primi momenti di apertura per mostrare fin da subito quali sono appunto gli elementi principali dell'avventura: i personaggi, le chiese, la grazia, l'albero madre, i nemici, i drop, la profondità dell'elemento esplorativo, sia verso il basso con la scogliera a sinistra, sia verso l'alto con i principali punti di interesse e futuri dungeon. Elden Ring ti dice tutto in una schermata e non ti dice solo dove andare adesso, ti mostra cosa troverai più avanti prima ancora che tu possa arrivarci. Questo è esattamente foreshadowing spaziale, la tecnica per cui elementi dello spazio anticipano sfide, ricompense o aspettative del giocatore o aspettative e elementi che il giocatore non ha ancora incontrato. Alcuni esempi concreti sono il fatto di poter vedere la torre di Stormveil, il fatto di poter vedere certi nemici posizionati in punti strategici, i cadaveri e le tracce di battaglia, ma anche il framing, come dicevamo prima, che viene creato utilizzando le rovine e specialmente nella prima parte proprio la prima chiesa in cui andiamo. Volendo fare una piccola parentesi narrativa, i cadaveri e le tracce di battaglia raccontano cosa è successo fin dal tutorial. In questo caso il livello narrativizza senza testo, perché in quei luoghi ci potrai ritornare e tutto avrà un senso diverso. Anche tornare alla prima grazia e parlare con Melina per le prime volte dopo aver finito il gioco assume tutt'altro significato e ci si rende conto di tutti gli elementi di foreshadowing non solo nel level design, ma nella narrativa e nella scrittura.
Anche i nemici, appunto, posizionati in punti strategici, non solo anticipano encounter particolari, ma vengono anche usati come narrativa ambientale per raccontare qualcosa del luogo, delle persone che ci vivono o che ci sopravvivono. Questi potrebbero sembrarvi elementi avanzati, ma nel design vengono pensati e reiterati fin dalle prime fasi, altrimenti il bilanciamento architettonico non riuscirebbe ad allinearsi con la componente geologica, con l'encounter design e la narrativa. Vero è però che non si tratta di progettazione immediata, solo i poveri cristi di From Software sanno quanto hanno impiegato nel reiterare il design di un solo livello. Per farvi un piccolo esempio, uno dei miei ultimi lavori messi a portfolio su un progetto cancellato per reply che ho potuto postare con qualche immagine di recente, abbiamo reiterato quel specifico, solo quello specifico livello almeno 5-6 volte e quello non era nemmeno un gioco finito, appunto. Altre cose da dire, appunto, sulla quantità di elementi delle leading lines. Le leading lines qua sono ancora più importanti forse del contrasto cromatico, o meglio, sono di più in quantità del contrasto cromatico, quindi palettini crocifissi. Le rocce, queste qua le ho messe in viola perché sono nella mia testa affordance, ma sono rocce o comunque pezzi di terreno che, come vedete da qui, non qui, come vedete da qui, fanno proprio un percorso che arriva alla chiesa. Esattamente qui fanno un percorso che chiaramente delinea questo percorso, come posso dire. Questo chiaramente è fatto sia per invogliare il giocatore ad andare qui e poter affrontare, specialmente se sei blind, la prima minaccia che ti farà il culo, perché siamo in un Souls e quindi ci sta. Artisticamente è bello, ma è stato pensato da un designer sta roba, cioè il modo in cui gli asset devono essere posizionati per fare affordance, non tanto affordance, scusate, ma guidance e strutturazione degli spazi sono tutti pensati da un level designer, generalmente. Poi chiaramente anche gli artisti hanno nozioni di questo tipo, ci mancherebbe altro. E quindi possono prendere anche loro l'iniziativa. Diciamo che le misure sono chiaramente un po' complesse da riprodurre fedelmente, ecco, questo sicuramente. Però ci tenevo comunque ad analizzare la composizione dello spazio, indipendentemente dalla precisione con cui possiamo riprodurre il blockout, ecco. Andando leggermente avanti nella nostra analisi, quando tu arrivi in questa chiesa, qua hai praticamente uno shot che è molto utilizzato un po' in tutti i giochi From Software, che praticamente ti fa vedere praticamente uno dei primi dungeon. Il che potrebbe sembrare semplicemente una cosa estetica, però a livello di psicologia del giocatore, secondo me è molto impattante, nel senso che, nel caso tu non l'abbia ancora capito, quello lì è una roba che andrai ad esplorare e sarà un dungeon di gioco, caro giocatore. Nel momento in cui ti faccio questo tipo di foreshadowing, pongo sempre di più e sempre più costantemente all'attenzione del giocatore il prossimo obiettivo e quindi si rinforza quella che nei Souls è, come posso dire, la guidance narrativa. Nel senso che nei Souls non c'è l'indicatore o l'obiettivo missione che ti dice vai a uccidere Tizio al castello di Caio. No, al massimo c'è un oggetto che ti ricorda qual è la missione, un NPC che ti ricorda qual è la missione, però l'NPC non ti dà, cioè l'NPC ti parla una volta, se non stai attento a cosa ti dice, son cazzi tuoi. E quindi il modo che i Souls, e in particolare Elden Ring in questo caso, hanno e usano per reiterare e ricordarti di nuovo quali sono i tuoi obiettivi di trama, che poi tu puoi ignorare chiaramente, ma è tramite questo tipo di composizione dello spazio e di framing, diciamo, degli obiettivi tramite il level design, perché oltre al fatto che chiaramente c'è la Guidance of Grace, che è la strisciolina sulla mappa che ti indica, e anche nel mondo, scusate, che indica la direzione verso la prossima grazia di trama, tecnicamente. Sono tutte piccole cose, se uniamo framing, foreshadowing, la guidance of grace, gli NPC e gli oggetti, è tutta guidance di trama verso gli obiettivi principali, è tutta ambientale. È importante ricordare che sia il game design sia il level design
giocano tanto con la psicologia e concetti di psicologia. Come abbiamo detto anche nel video sugli elementi e il linguaggio del level design, tutto questo discorso di leading lines, di guidance, di dove va l'occhio del giocatore, è sì un discorso di design, ma è tutto derivato dalla psicologia e dall'analisi del modo in cui l'uomo guarda alle cose, tendenzialmente, chiaramente. E noi vogliamo analizzare, cioè non vogliamo sì, vogliamo sfruttare questo modo di analizzare le cose, di guardare alle cose a nostro vantaggio, chiaramente. E quindi più cose si conoscono, dato level design chiaramente di composizione, di psicologia dell'occhio appunto della composizione, più si riesce a utilizzare questo tipo di tecniche. Chiaramente ci sono contesti in cui è più facile farlo e contesti come questo in cui si devono unire molte competenze e diverse persone che all'interno del team fanno, la loro parte e contribuiscono per diversi aspetti, chiaramente. Si percepisce proprio la mole di designer e iterazione che deve esserci stata nel creare un qualcosa che chiaramente la perfezione non esiste, questo vorrei che sia chiaro, non sto dicendo che è perfetto, incredibile, però questi primi momenti di gioco si avvicinano molto, cioè sono molto buoni da un punto di vista di design perché riescono a magicamente combinare tutta una serie di elementi di level design, narrativa e comunicazione in un modo che secondo me è veramente difficile da riprodurre senza appunto fare un gioco da capo, diciamo. Perché quello che deve esserci stato e quello che ho percepito, diciamo, nel cercare di mettermi nei panni di una persona che ricrea i volumi di questo spazio, è che deve esserci stato un lavoro intanto di concepting e di evoluzione dei concept, per adattarli a quella che sono tutte le esigenze di level design, e successivamente un lavoro di level design e world design che deve essere completamente allineato. From Software ci riesce, non solo per bravura dei level designer chiaramente, ma anche per tutto un processo e una macchina ben oleata tra design, comparto artistico, concept art, perché nel momento in cui un level design riesce è frutto sia del comparto di level design, ma anche del dipartimento artistico, della concept art che viene prima, della modellazione degli asset e del lighting. La gente non comprende, secondo me, specialmente i gamer, ma giustamente, l'importanza del lighting. E molto spesso anche giovani o persone, insomma, nell'industria, per esempio in uno degli ultimi cosi che ho postato, mi hanno scritto the lighting makes it pop. Yes, but I didn't do the lighting. Il level design può veramente brillare soltanto se c'è attorno tutto un comparto di design artistico e di lighting che ti dà una mano ed è altrettanto professionale e coinvolgente, perché altrimenti non funziona. Abbiamo quindi visto come riesce Elden Ring a comunicare con il giocatore con lo stile proprio di From Software, con narrativa ambientale e level design fin dai primi istanti di gioco sulla superficie di Sepolcride. Guidance, point of interest, landmarking, foreshadowing agiscono insieme. Ciascuno risponde a una domanda diversa del giocatore. Dove possiamo andare fisicamente? Cosa vogliamo esplorare? Dove sono in questo mondo? E cosa mi aspetta? Grazie per aver visto questo video, spero sia stato interessante. Se volete potete raggiungermi spesso in live dove lavoro al mio progetto e dove si creano anche momenti di analisi di level design come per questo video. Vi invito a lasciare un like se questo video vi è piaciuto e a supportarmi con un'iscrizione se volete vedere nuovi video di level design, game design e videogiochi. Grazie ancora per la visione e a presto.